Benvenuti a Imola, cari amici appassionati di motorsport, in compagnia di Lorenzo Tocci per questo secondo appuntamento stagionale del campionato XGT4 Italy. Un palcoscenico davvero d'eccezione, Lorenzo, perché ricordiamo che in questo fine settimana il campionato gareggia come serie di supporto ufficiale del FIA WEC, il mondiale endurance. C'è tantissimo pubblico, tantissimi appassionati e naturalmente, Lorenzo, è un'occasione importante, una vetrina davvero unica, oserei dire, in termini di visibilità. Com'è stato entrare in pista in un autodromo già di per sé ricco di fascino e tradizione, ma soprattutto di fronte a questo grande pubblico? Allora, lo spettacolo per tutto il weekend è stato molto bello, già entrando in circuito, vedendo tutti spalti pieni con 70.000 spettatori è stata una cosa unica, la prima volta per me, e correre con l'Hypercar, con il mondiale WEC è una cosa strepitosa. Parliamo adesso del tuo weekend di gara che si è appena concluso, un weekend che ti ha visto naturalmente in compagnia del tuo compagno di squadra Marc Kastelic conquistare un fantastico successo in gara 1 e poi anche la penalità che hai dovuto subire proprio in virtù del successo conquistato in gara 1 vi ha un po' penalizzato, diciamo così, vi ha un po' rallentato in gara 2, conclusa con un comunque positivo quinto posto. Iniziamo dalle qualifiche, Lorenzo, perché hai ottenuto un ottimo terzo tempo nel tuo stint e migliora il tuo feeling con queste Mercedes. Nelle qualifiche, nella mia qualifica abbiamo analizzato prima della qualifica tutti i dati e siamo riusciti in qualifica ad ottenere il terzo tempo assoluto. All'ultimo giro avevo la pole position, purtroppo poi una bandiera rossa ha levato il tempo sul giro, però comunque abbiamo fatto P3 in qualifica. Una qualifica dunque incoraggiante, poi c'è stata la prima gara del weekend che ha visto Marc Kastelic conquistare il successo, è stata la prima vittoria per quanto riguarda l'EMA Racing, insomma tanti punti importanti per il campionato. Lorenzo, un bel lavoro di squadra. Sì, in ottica campionato la gara 1 è stata molto importante per noi perché abbiamo dominato tutta la gara 1 con il fantastico lavoro del mio compagno di squadra e del mio team l'EMA Racing, che abbiamo seguito tutti i dati per andare il più forte possibile. La macchina era perfetta e Marc ha portato a termine un'ottima prestazione in gara 1. Andiamo ora anche alla tua seconda gara, la seconda gara del weekend che ti ha visto in macchina dall'inizio sino alla bandiera a scacchi. Un'ottima partenza, un ottimo primo stint e poi, come dicevamo, la penalità in termini di secondi prevista dal regolamento vi ha visto perdere un po' di terreno, però comunque rimane la soddisfazione di aver colto altri punti importanti per il campionato. Sì, in gara 2 abbiamo deciso ai primi giri di gestire tanto la gomma per portarla fino alla fine. Infatti nei primi tre giri stavo dietro alle Lotus e poi vedevo che c'era un po' di più e mi sono attaccato al gruppo dei primi due, eravamo terzi e purtroppo poi entrando in pit stop avevamo due penalità, uno perché correvo da solo, che era 5 secondi, più 4 secondi per la vittoria di ieri. Purtroppo 9 secondi in 20 minuti era impossibile recuperare, ho fatto del mio meglio con il miglior tempo personale 1.53.1, quindi sono molto contento di questo. Sono arrivato a tempi della pole position e sono molto fiducioso per l'appuntamento di Monza. Segnali dunque sono molto incoraggianti in vista del prossimo round in programma nel Tempio della Velocità di Monza. Cresce insomma il tuo feeling con questa vettura. Ricordiamo che è la tua prima stagione al volante di questa tipologia di auto, però insomma già importanti progressi rispetto alla tappa del Mugello. Sì, mi sono trovato subito bene a Imola con la macchina. Purtroppo abbiamo fatto solo 300 km con test e gare e adesso cercheremo di fare test per andare a Monza più preparati possibile, perché penso che ci vede in seconda posizione in campionato. Ancora dobbiamo fare la classifica e vediamo, a Monza cercheremo di dare il tutto per tutto con un'altra gestione, un'altra strategia utilizzeremo sicuramente. Insomma, segnali incoraggianti in vista del proseguo del campionato. Lorenzo, in attesa di vederci in azione nel terzo appuntamento stagionale, i tuoi saluti, i tuoi ringraziamenti. Ringrazio in primis il mio manager, Giovanni Grasso, e la mia agenzia ML Management che mi segue. Ringrazio tutti gli sponsor che mi permettono di stare qui e ringrazio anche l'FX sempre per lo spettacolo del campionato che regala. E allora appuntamento con Lorenzo Tocci per il terzo round stagionale in programma a Monza e sicuramente ne vedremo delle belle. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao, grazie a voi.
Amici appassionati di motorsport, buongiorno e benvenuti in diretta sull'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola per questo secondo appuntamento stagionale del campionato XGT4 Italy Supersport GT. Siamo pronti per il via di questa seconda giornata di gare. Vediamo subito con le nostre immagini provenienti dalla griglia di partenza il nostro Nicola Saglia pronto per accogliere le vetture in griglia, ma naturalmente prima di cedere la linea a Nicola vado subito a rivolgere un caloroso saluto anche a Davide Valsecchi qui al mio fianco. Ciao Davide, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno. Giornata bellissima, però attenzione, il meteo rispetto alla giornata di ieri sembra leggermente più fresco e addirittura il cielo è molto nuvoloso. Non dovrebbe piovere per la nostra gara, ma non sono convinto che rimarrà una giornata bella e soleggiata come quella di ieri. Ma attenzione, siamo alla rivazza con le vetture che seguono la safety car che tra pochi istanti rientrerà in pit lane e allora sale la tensione in vista di questa gara 2 del secondo round XGT4 Italy Supersport GT sull'autodromo di Imola con Pollini e Mariani in prima fila, Santi e Conti in seconda, Alfano e Bortolato in terza, vetture che si avvicinano verso la linea di partenza. Si attende soltanto il segnale di via libera per aprire le danze in questa domenica di Imola. Semafori rossi e si parte in questo momento subito. Ottimo spunto parte di Danny Santi che prova a sorprendere Pollini, si affianca anche Mariani all'esterno, si va verso la staccata del tamburello con Pollini e Mariani all'esterno, Mariani arriva leggermente lungo però mette due ruote sulla ghiaia e ne approfitta Pollini, anche un leggero contatto, si gira Mariani, peccato per Mariani che è entrato in contatto con Pollini proprio nelle primissime fasi e deve ripartire dal fondo. Non ci voleva per il pilota umbro che finito subito in testa coda, stava duellando con Giacomo Pollini che comunque è riuscito a mantenere il comando. Danny Santi in seconda posizione, molto bene anche Alfano in terza, quarta piazza per Conti, quinta per Stefano Daste davanti a Lorenzo Tocci. Si va ora verso la Piratella, insomma sarà interessante rivedere quella fase di bagarre. Grande partenza di Daste che partiva secondo dietro la Frizza, ha subito guadagnato due posizioni, bravo, molto aggressivo in partenza. GT4 Daste. In testa nella GT4, grande prima fase di gara. Avevamo detto che Mariani poteva essere un pilota molto aggressivo, molto spettacolare, ci ha provato, non gli è andata bene. Bravo Daste che si porta in testa di categoria, guarda come dietro di lui è subito Toci, ieri compagno del pilota Kasteric che ha vinto la categoria, è subito molto aggressivo, e dietro di lui Frizza che forse avrà qualcosa più nel finale di gara, non era così sicuro di essere incisivo nella prima parte, però è subito lì a giocarsi la zona podio di categoria. Mentre con la Lotus gialla Daste sta allungando leggermente e chi ha recuperato una posizione con la Ligier nera Frizza che deve avere sopravvanzato Toci con la Mercedes bianca del team Lema. Bravo Frizza che va alla caccia della vittoria di categoria e di classe che ieri gli è sfuggita per 3 soli decimi, va alla caccia di Stefano Daste sulla Lotus. Bello questo duello con tre marchi rappresentati, la Mercedes di Lorenzo Tocci, l'Audi di Jody Lambrughi e troviamo subito alle spalle anche Lorenzo Mariani che sta recuperando alla grandissima, è già in settima posizione, viaggia a un ritmo davvero infernale. Lorenzo Mariani che va a sfanalare per segnalare la propria presenza nei confronti della Ligier di Frizza, e Mariani sicuramente ha un ritmo davvero indiavolato in queste battute iniziali di gara, non vuole perdere tempo, è consapevole che la gara dura oggi soltanto 25 minuti, per cui mira a lasciare la propria vettura nelle migliori condizioni possibili al compagno Alessio Scauzillo che ricordiamo subentrerà nella seconda parte di gara. Si fa vedere intanto Lorenzo Tocci che è stato scavalcato da Jody Lambrughi, mentre vediamo qui Riccardo Wagner, l'attacco di Quandancarlo, lì è impossibile passare la Villeneuve. Anche Gianalberto Coldani si è unito al gruppo, anche Lorenzo Tocci, quindi questa è la lotta per il vertice della classifica GT4 con Stefano Daste che però non ci sta e sta cercando di tenere il passo dell'Audi di Jody Lambrughi davanti a sé. Importante tenere la posizione, però attenzione perché Frizza è uno dei più veloci sul misto. Quanto riguarda Danilo Arfini, guardate quanto traffico in questa fase in pit lane, mentre le immagini tornano anche su un Giacomo Pollini che finora è stato poco inquadrato dalle telecamere, ma chiaramente sta imponendo in maniera perentoria il proprio ritmo alla gara. Cambio anche in casa Lotus con la vettura numero 99 e il cambio appunto con Max Schiavone che cede il passo al proprio compagno di squadra Coldani.
Ultimi secondi di sosta ai box per quanto riguarda Giacomo Pollini, mentre qui siamo con le immagini sul duo del team Lema Racing, quello formato da Kian Potesh, che ha sopravanzato Lorenzo Tocci, quindi sorpasso in famiglia possiamo dire per il duo Lema Racing, mentre qui vediamo Pollini che rientra in azione. Intanto sono 20 secondi di vantaggio per quanto riguarda Giacomo Pollini nei confronti del duo poc'anzi inquadrato, quello del team di L Racing con Scauzillo che precede Danny Santi, ma siamo pronti anche per una testimonianza dai box, perché è pronto il nostro Nicola Saglia in compagnia di Stefano D'Asti. A voi. E allora siamo in pit lane, Marco, con uno dei protagonisti di questo primo stint di gara 2, Stefano D'Aste. Allora Stefano, hai fatto... E quindi vabbè, però comunque sono contento perché abbiamo fatto una modifica di setup. Se non avessi avuto il volante storto, secondo me potevamo andare molto meglio. Infatti adesso non vorrei essere nei panni di Alberto, che avrà in mano una macchina veramente, perché poi andando più avanti vai con la ruota storta più peggiora. Quindi vabbè, però comunque dai, abbiamo fatto un ottimo weekend. Proprio alle battute conclusive esce dalla rivazza Fritz, mette anche due ruote sulla ghiaia, ma va a vincere in bravo Jody Lambrughi, primo successo per lui nella XGT4 Italy, secondo posto per Alberto Nasca, terzo per Max Abati che precede in volata Andrea Fritz, e poi molto buona anche la gara di Manuel Condancarlo che chiude secondo nella GT4 Cup, e poi a seguire tutti gli altri con Potesh che precede Tocci, quindi l'Aston Martin di Villazzen, Wagner, Copetti, Stebler, Arfini e Marchesini. Gran bella gara. Terza piazza per Lorenzo Tocci che è al comando nella GT4. And then I get Ciao a tutti, è appena finito il nostro weekend in Slovacchia, qui al Slovakianing. Non è stato un weekend semplicissimo, un weekend con condizioni miste, asciutto nella maggior parte del weekend. Oggi ci ha sorpreso con il bagnato in gara 2, condizioni che non erano proprio molto decifrabili, però ci ha permesso di fare tanta esperienza su una condizione diversa. È stato un weekend tribolato perché è partito bene. Avevamo un gran passo sia nel test day sia nelle libere, poi purtroppo un problema all'elettronica non ci ha permesso di sviluppare il potenziale che pensavamo di avere per il weekend. Ci ha bloccato un po' nelle qualifiche, sia nella qualifica 1 che nella qualifica 2 col mio compagno di squadra, dove purtroppo siamo stati costretti a fare giusto 2 giri e poi l'elettronica ci ha abbandonato. I ragazzi di Tudor della BF hanno fatto un grandissimo lavoro, ma purtroppo non è bastato. In gara 1, nonostante uno start spettacolare che siamo riusciti a mettere in piedi, partendo dalla sesta piazza e ritrovandoci praticamente in testa alla DSG alla prima curva, non siamo riusciti a concretizzare perché poi la macchina ha cominciato ad avere problemi di motore e poi problemi al cambio che ci hanno costretto al ritiro. In gara 2, nonostante abbiamo cercato di risolvere questo problema, comunque del tutto non si è risolto, ma siamo riusciti a portare a casa almeno i punti necessari per mantenere viva la lotta per il titolo DSG. Ringrazio tutti gli sponsor, ringrazio il mio manager Giovanni Grasso per il supporto, l'ML Management e la mia famiglia che è sempre al mio fianco.
e la Tudor e la BF per il supporto del weekend. Ciao, ci vediamo al Pannonia Ring. Competitive, though if the qualifying results have anything to go by, is going to need a gap over car number 6 of Eric Scalvini and Salvatore Tavano in order to let him and a driver that has shown great competitiveness throughout the season so far, especially in Mugello, where he was looking for that elusive overall victory that just slipped out of their hands with just 30 minutes to go. But here we have the fight for the DSG standing. Senna Somerville, after a difficult start, is now on the back of Emilio Damanti. Team names on the top left of the screen. BF Motorsport in the lead ahead of the first Vimmer Motorsport car. The number 6 staying in second position with Eric Scalvini, whereas behind them now we have Texaco Team AMS with the Gen 1 car, the number 1 of Okiai and Chifchi, the former being in the car at this moment in time. And then, of course, we have Senna Somerville, who has overtaken Emilio Damanti, who right now has to defend from
to the racing brings here an Audi RS3 DSG and a Volkswagen Golf DSG. Trying to see which car adapts best to the conditions. So far during this weekend, they've been neck and neck as the two of them started on the third row together. Now separated by Onat Elkenar in 6th position. Elkenar now looking to the outside, uphill towards turn number 2. He has some elevation changes here, of course, despite the pretty flat nature of the ground here at the Slovakia ring, though there has been some work to improve the various elevation changes present. The one before turn 3, this one was quite accentuated a couple of years ago before some renovation changes flattened the track a bit to improve safety conditions. But we have some very interesting points, especially we'll see after the first 10 corners of the racetrack before the back straight. We can see a very big elevation change that sometimes makes for very interesting situations, but watch out now for Elkenar as Davante has to go defensive towards turn number 7. Elkenar now looking for a potential move on the other Audi RS3 DSG to share the same piece of tarmac right now, and a very similar car as well. Lap a 2-minute 13.7 compared to the 2-minute 14.3 of Felix Calvini, gaining more than half a second on lap number 5, as we now start lap number 6 with BF Motorsport still in the lead. The gap now 4 seconds over Wimmerwerk Motorsport, whereas Texaco Team AMS is still in 3rd place with the Gen 1 car of Ibrahim Okiai, who's gained a couple of tenths on Senna Summerbell, who has to watch out for Emilio Damante and the comeback of, especially as the latter is looking quite comfortable in this opening part of stage number 1. Emilio Damante now lapping just 3 tenths slower than Senna Summerbell, who has been the pace setter for the DSG standings throughout this opening part of stage number 1 so far. Summerbell holding down P1. What a start from Salvatore Tavano, immediately going up into 2nd position, and crucially car number 32, Senna Summerbell, and car number 6 seem to be the only ones that have used wet tires for their start of the race. Senna Summerbell using the wets in all 4 positions, whereas car number 6 seems to have slick tires. Emilio Damante, who's getting ready to jump behind the wheel once again after racing yesterday. So, very busy pit lane for Tudor Racing, as both cars are in the pits at the exact same time. Meanwhile, Tavano and Scalvini still holding the lead, with the latter getting ready to jump in the car. Let's see if it's going to be at the end of this lap or if we're going to wait one more in order to see car number 6 and the leader in the pits. We're going to see that right now as Salvatore Tavano pulls the trigger, engages the pit limiter, and his effort here at the Slovakia ring is about to be over, as he will be
giving the car to Eric Scalvini. Here they are. They're also going to change the rears, as it looks like. Very close to one another, as the Audi and the Volkswagen have been pretty much matched on pace this weekend, with a slight advantage to the Audi, just like we saw in Mugello, though things can change. As they are 11 seconds behind Manat Telkenar, was pushing on and securing a second place finish for DSG standings in stage number 2. Meanwhile, the dark clouds are still hanging around the track, though it hasn't started to rain yet. The track is still quite damp though, which is why Emile Adamante is using